Yeah. Oh, okay. So started on this. Okay. So I think the first thing though is just we make sure everyone understands that today we're going to talk about different neurology strategies that can be integrated into speed and agility training. And most of these components are overlooked by coaches. So we're looking at integration of neurology concepts today. That's the biggest thing people need to understand. Oggi andremo a parlare fondamentalmente di alcuni concetti di integrazione a livello neurologico, ma soprattutto quello che andremo a vedere è come andare a integrare l'aspetto cognitivo con l'allenamento della velocità, che come giustamente a me dice è molto di più di quanto è tutto quello che abbiamo approcciato fino ad ora, quindi è velocità ma anche cambi di direzione e agilità. Okay, so what this slide is really representing is that as coaches and trainers, a lot of the time in our field, it's first easy to understand going from left to right, just simplicity. So the body, let's see how the limbs move in space. Let's look at just basic kinematics. Let's look at, then take that to another level. Let's look at maybe force or take that into power. So that's what the left image is representing. But we need to understand that on top of that sits all these neurological components that are going into movement itself. So that's what really the middle and the right presentation here or images are showing, is that these are all really working together. We can't just look at limbs in space or only look at some of the biomechanical factors. Let's also start to integrate what's happening neurologically. And again, that's what I'm going to discuss in the next few slides. Normalmente come preparatori atletici quello che noi abbiamo modo di controllare o di verificare fondamentalmente la biomeccanica del movimento, che è quella che è rappresentata sull'immagine di sinistra. Matt ha fatto riferimento alla cinetica e alla cinematica, quindi allo studio del movimento, ma anche delle forze coinvolte nella produzione del movimento stesso. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci, come suggerisce anche la parola biomeccanica, non è semplicemente uno studio di meccanica newtoniana come normalmente si farebbe con un macchinario. C'è di più, c'è la componente cognitiva o relativa al funzionamento del sistema nervoso centrale, sia quello volontario che involontario, quindi sia una serie di processi relativi al controllo motorio, ma anche meccanismi riflessi e quant'altro che entra in gioco nel comprendere quella che è la sovrastruttura del movimento, quindi non quello che vediamo in maniera tangibile nell'esecuzione tecnica del gesto, ma quei processi che lavorano dietro le quinte e che ci permettono di realizzare movimenti complessi. Okay, so let's get into it here. Okay, so I like to start this type of presentation off with a kind of a little story or just give some illustration. If we were training horses to just run straight, this picture would actually have the horse with the blinders on them. Okay, because we don't want any peripheral information influencing the decision of the horse. We only want the horse to look sagittal straight ahead. We don't want the eyes of the horse to start to look out into the periphery and to pick up on different sensory information, because the name of the game is straight ahead, fast as you can. There's left-hand curves as well with horses, but so that's what I first want people to understand. We're going to use this horse analogy for the next two slides, that if we were training race horses, most of the time they train with blinders on so that we don't pick up peripheral information. So maybe we'll start with that. Una piccola metafora che vuole utilizzare come base di partenza per questa presentazione dice che giustamente quando alleniamo un cavallo da corsa per correre sul dritto, molte volte mettiamo dei paraocchi in maniera tale che non percepisca alcuna distrazione dall'ambiente che lo circonda, ma come invece questa immagine mostra, noi andremo ad allenare i nostri atleti senza paraocchi, quindi andremo a creare quelli che sono i presupposti affinché loro si muovano in maniera rapida e veloce, sia in maniera lineare che nei cambi di direzione, ma che lo siano in grado di fare anche scegliendo, processando e utilizzando quelle che sono le informazioni che vengono dall'ambiente che li circonda. Quindi fondamentalmente andremo ad allenare i nostri atleti senza il paraocchi. Okay, so as I'm switching the slide, the other component was that the head usually remains still. We wouldn't want the horse's head, so we want their eyes and their head still. And that's going to set up the next slide. So maybe you just want to tell them that's the last part, is like we would want a still head. We wouldn't want it moving all over the place. E il secondo aspetto importante è che non soltanto vogliamo incominciare ad aprire un attimo quella che è la periferia, quindi il campo visivo, ma vogliamo anche, solitamente quando vediamo i cavalli da corsa, dice a me, vengono mantenuti con un collo abbastanza rigido che guarda sempre in avanti. In realtà vogliamo che i nostri atleti siano in grado di muovere la testa e percepire quello che avviene a 360 gradi nel loro ambiente prima di prendere decisioni o adattare i loro schemi motori. Okay, but when we look at athletes on the field
as you can see, these athletes are all performing either speed straight ahead, right? The football player, soccer player, or they're performing lateral movements, maybe agility, but look at their head and their eyes. We're not training racehorses here. We want their eyes and their head to be able to move in space. And that's what you're seeing from all three of these athletes, who are three of the top athletes at their sport, is that they're moving in space, speed, agility, and their head and their eyes are moving too. Questa è una bella immagine che ci permette di vedere un attimo quello di cui appunto Matt, a cui appunto Matt stava facendo riferimento. Abbiamo un'immagine di un calciatore che corre fondamentalmente in linea retta, quindi velocità lineare, linea speed. Abbiamo giocatori di basket che si sta approcciando a un cambio di direzione, e poi abbiamo un giocatore di football americano che sta preparando in risposta ad un avversario, quindi abbiamo la velocità lineare, la velocità nei cambi di direzione e l'agilità, le tre componenti di cui abbiamo parlato nell'ambito della velocità. E in ogni caso vediamo come in realtà, a prescindere da quello che è lo schema motorio, comunque l'atleta utilizza la testa per muoversi nello spazio, per orientarsi nello spazio, e gli occhi per filtrare quelle che sono le informazioni che potremmo definire informazioni senso-percettive. L'obiettivo di questa presentazione è cercare di integrare le due, dove si va a allenare quella che è la capacità motoria, ma anche la capacità cognitiva associata ad essa. So I'm about to switch the slide, but the idea going forward is we're going to actually learn how to teach athletes to move their head and move their eyes to pick up sensory information. So the environment, the opponent, basically the external environment, they need to pick up on it. So we're going to work on sensory input. L'obiettivo di questo corso, come ribadisce ancora una volta, è integrazione, quindi saper non è solamente il processo di attenzione, ovviamente, non è solamente il processo di esplosività, velocità, cambi di direzione, è sapere integrare le due per essere fondamentalmente adattabili. Quindi in poche parole stiamo descrivendo quello che è il concetto puro di un'attività motoria fatta ad alta intensità in un contesto open skill. Okay, so this is a basic explanation of really how our nervous system works, but I'll even take one step back first. Really, our brain and our spine are a huge component, obviously, of our central nervous system, and they're receiving input from various sensory information. So your brain, your spinal cord, they're receiving inputs. In this case today, we're going to really look at the input from the eyes and the vestibular system, the inner ear. So those are the two main things that today we're going to look at, is the sensory input coming into our brain, our spinal column, into our nerve, just so we can send out the appropriate actions for our muscles through our eyes and our vestibular system today. That's the first thing they need to know. Questo è uno schema riassuntivo che ci presenta un attimino com'è il funzionamento del sistema nervoso centrale, e ovviamente stiamo intendendo il cervello in sé per sé e il midollo spinale, quindi le strutture centrali vere e proprie, propriamente dette. E Matt dice giustamente che quando vediamo le vie afferenti o il sensory input, ce ne sono tantissime e provengono da diversi organi di senso. Possiamo avere propriocezione, vista, udito, tatto, chi più ne ha più ne metta. Quello su cui oggi ci concentreremo sono due forme di input in modo particolare: la vista, quindi l'apparato ottico, e l'apparato vestibolare, quindi due forme di sensibilità, chiamiamole così, che ci permettono di filtrare informazioni ben precise, e andremo a vedere in che modo le informazioni che vengono appunto captate dall'ambiente vengono poi integrate, quello è il blocco centrale della presentazione, per risultare tramite le vie efferenti in uno schema motorio che è specifico, in questo caso nel contesto della velocità e dei cambi di direzione.